Buongiorno amici, continuiamo a parlare di Schopenhauer insieme alla mia gattona Sophie che collabora con me con le video lezioni, forse non vuole molto collaborare. Sei stanca, vuoi andare a dormire? Guardate com'è bella la mia gattona, guarda, morde. Va bene, saluta i videoascoltatori, vuoi salutare i videoascoltatori? È meglio che la lasciamo andare con un bel saltello. Ciao Sophie, la gatta fortuna del mio ciclo di video lezioni. Stiamo parlando di Arthur Schopenhauer, della visione del mondo di Arthur Schopenhauer. Il mondo, tutto ciò che esiste, la realtà, può essere visto o come rappresentazione o come volontà. Si tratta però dello stesso mondo. Schopenhauer non è un dualista. Schopenhauer pensa che vi sia un unico mondo, un'unica realtà che può essere vista come rappresentazione oppure può essere vista come volontà. Abbiamo visto la scorsa volta che cos'è la rappresentazione. La rappresentazione è la rappresentazione del soggetto, dell'attività percettiva, sensoriale del soggetto nei confronti del mondo esterno, che si attua esattamente come diceva Kant, che Schopenhauer segue, attraverso forme a priori come lo spazio e il tempo, quelle della sensibilità, è la causa a cui Schopenhauer riconduce tutte le 12 forme a priori o categorie dell'intelletto di Kant. La rappresentazione conferisce validità al mondo esterno. Non significa che la rappresentazione sia la vera realtà del mondo esterno. La rappresentazione coglie soltanto l'apparenza, coglie soltanto quello che Kant chiamava il fenomeno. La rappresentazione non conosce il noumeno, la cosa in sé. La rappresentazione però funziona, e infatti la conoscenza comune e anche la scienza funzionano perché danno validità al mondo attraverso le forme a priori. Il soggetto dà validità conoscitiva all'oggetto che può essere trattato ottimamente, per esempio dalla scienza, in base ad una relazione, a un insieme di nessi causa-effetto, ad una relazione di causa-effetto tra i vari fenomeni, in base alla quale si può studiare il fenomeno, metterlo in relazione con altri fenomeni attraverso leggi invariabili, prevedere anche i fenomeni, appunto interpretarli secondo l'obiettività conoscitiva, secondo una causalità di tipo meccanico, e quindi va benissimo. Abbiamo visto Schopenhauer è favorevole alla scienza. La scienza come la conoscenza comune dà una validità al mondo esterno vedendolo come rappresentazione. Però il mondo, come abbiamo accennato già nella lezione precedente, può essere visto non solo come rappresentazione, come mondo materiale, concreto, sensibile, ma anche come volontà, come un mondo che in realtà mostra la sua vera realtà con un fondo idealistico, di idealismo, quindi un'apertura alla metafisica, ad una realtà idealistica non materiale che Schopenhauer attua. Il mondo può essere visto secondo l'oggettività scientifica, cioè secondo la rappresentazione, ma il mondo può essere visto, si tratta sempre dello stesso mondo, considerato da due punti di vista diversi, non di due dimensioni separate. Lo stesso mondo può essere interpretato come volontà. Adesso vedremo che cos'è la volontà. Attenzione, tra rappresentazione e volontà. La volontà si identifica con quello che Kant chiamava il noumeno, la cosa in sé. Schopenhauer non è d'accordo con Kant che questa cosa in sé, questo noumeno, non possa essere conosciuto. Può essere conosciuto, secondo Schopenhauer, anche in maniera semplice, può essere conosciuto con l'esperienza, come adesso vedremo. Il mondo visto come rappresentazione, il mondo visto come volontà. Il mondo visto come la volontà ci dice la vera realtà del mondo, come davvero è fatto il mondo come rappresentazione, invece
il mondo oggettivo della materialità, della causalità meccanica, è soltanto un inganno, un'apparenza. Aveva ragione l'antico idealismo, dice Schopenhauer, a pensare che il mondo nel senso materiale del termine sia solo un inganno, sia come un sogno, sia come qualcosa che nasconde in realtà la verità delle cose. È solo un'apparenza il mondo materiale. Come dicevano gli antichi greci, gli antichi romani, che Schopenhauer amava molto, lui ritrova al loro interno la sua stessa filosofia. Pindaro, il famoso poeta, in un verso delle Pitiche dice: l'uomo è il sogno di un'ombra. Il mondo materiale, il mondo come rappresentazione, il mondo organizzato scientificamente da leggi causali, è soltanto apparenza, è soltanto un inganno, è soltanto un'illusione. Il mondo è un'illusione, è come lo scintillio sulla sabbia del deserto che il viaggiatore assetato da lontano scambia per acqua. È come una corda lanciata per terra che da lontano tu prendi per un serpente, soprattutto se vivi in India, no? Probabilmente. E infatti l'antico idealismo è rappresentato non solo dai pensatori occidentali, greci e latini, ma anche dagli antichissimi testi induisti dei Veda, e appunto scritti in India tanto tanto tempo fa. I Veda hanno l'immagine di Maya, cioè dell'illusione, il velo dell'illusione. Cosa dicono i Veda? Che il mondo materiale è soltanto un'illusione, un velo che bisogna squarciare. Se tu filosofo, tu che ragioni un pochino più approfonditamente, squarci quel velo, vai oltre il velo di Maya. Il velo di Maya, questa è la famosa espressione di Schopenhauer, il velo dell'illusione, ti accorgerai che cos'è veramente la realtà, che la realtà non è il mondo materiale, che la realtà non è la rappresentazione, che la rappresentazione del mondo materiale che noi facciamo, realizziamo con i sensi, non è altro che un modo di presentarsi da parte della vera realtà che Schopenhauer chiama volontà. Alla volontà corrisponde, abbiamo detto, alla cosa in sé, al noumeno di Kant. Schopenhauer, l'ho detto 10 volte, pensa che Kant sbagli nel dire che la via di accesso alla conoscenza della volontà sia preclusa alla sensibilità e all'intelletto dell'uomo, alle facoltà umane, che la volontà, che la cosa in sé, che il numero sia inconoscibile e che possa in qualche modo essere ammesso da un punto di vista pratico, ricordate Kant, soltanto attraverso i postulati della ragion pratica. Ma secondo Schopenhauer invece la cosa in sé, il noumeno, non emerge soltanto all'interno del mondo morale, ha a che fare anche col mondo morale, il noumeno, ma non emerge soltanto nel mondo morale, può essere anche conosciuto con l'esperienza, cosa che Kant negava. Come faccio io ad attingere, a comprendere che esiste la volontà e che il mondo visto come volontà è il vero mondo, la vera realtà, la spiegazione delle cose, non come il mondo visto come rappresentazione? È facile, io ho una via d'accesso privilegiata alla volontà, che è il mio corpo. E il mio corpo è proprio lo strumento principale di conoscenza. Quando io vado fuori di me, cioè al di fuori del mio corpo, attenzione,
fuori del mio corpo, io conosco tutti gli oggetti in base alla rappresentazione, no? Collocandoli in maniera stringente, causale, necessaria, oggettiva, all'interno di un tempo, all'interno di uno spazio, all'interno di una serie di nessi causali. Questo vale anche per il mio corpo. Quando vedo il mio corpo dall'esterno, considerando il mio corpo come tutti gli altri corpi soltanto dal punto di vista della causalità meccanica, io vedo il mio corpo come un corpo tra i corpi, come un oggetto tra gli oggetti, sottomesso il mio corpo alle stesse leggi causali meccaniche degli altri oggetti. Vedo il mio corpo come un fenomeno tra i fenomeni, fenomeno che io posso anche misurare, ma che non mi svela l'intima realtà, la cosa in sé, il noumeno del mio corpo o di tutte le altre cose. Invece, quando io vado all'interno del mio corpo, cioè attenzione, non conosco il mio corpo da fuori, non conosco il mio corpo e gli altri oggetti andando al di fuori del mio corpo, esercitando la mia percezione sensoriale all'esterno del mio corpo, esercitandola anche nei confronti del mio corpo, ma dall'esterno, ma vado all'interno del mio corpo, io scopro qualcosa che i sensi, la rappresentazione, i sensi proiettati verso l'esterno, la rappresentazione, la scienza non possono scoprire. Io scopro che all'interno del mio corpo vi è una volontà, vi è cioè un'energia, una forza che non può essere spiegata scientificamente, che non può essere colta dalla rappresentazione, intendendo come rappresentazione appunto la rappresentazione esteriore, obiettiva, meccanica degli oggetti. Quando invece io considero il mio corpo da un altro punto di vista, cioè considero il mio corpo come un io, come una autocoscienza, allora posso vedere il mio corpo non solo come un oggetto meccanico suscettibile di rappresentazione, ma posso vedere il mio corpo come una volontà. Il mio corpo ha al suo interno una forza, attenzione, un'energia, una forza, un qualcosa che è difficilmente spiegabile, che Schopenhauer dice che non è materia, che si sottrae al tempo, allo spazio, al nesso causale, che è qualcosa di idealistico. Ed è la mia volontà. Io sperimento di avere una volontà. Questa volontà è qualcosa di idealistico, è una forza, è qualcosa che non può essere riducibile a qualcosa di materiale, è qualcosa che la scienza non potrà mai studiare, che non potrà mai conoscere. La mia volontà è responsabile di quello che avviene all'interno del mio corpo da un altro punto di vista rispetto al punto di vista della fisiologia meccanica. Pensiamo soltanto ai movimenti volontari. Io dico, io voglio, per esempio, io voglio muovere il corpo, voglio muovere questo braccio si muove, d'accordo? La scienza non sarà mai in grado di dire qual è la natura di questo movimento, il perché questo braccio si muove. La scienza può spiegare le cause empiriche del movimento. Attenzione, le cause empiriche del movimento, del movimento del mio braccio possono essere ovviamente delle reazioni chimiche che avvengono a livello dei nervi, a livello delle placche motrici, dei muscoli, a livello cerebrale e così via, ma non bisogna scambiare le cause materiali, le cause scientifiche con la spiegazione della cosa in sé, cioè della natura del movimento. La scienza, la rappresentazione, l'oggettività conoscitiva può dirmi come il corpo si muove, questo braccio si è mosso, può anche dirmi quali sono le cause, nel senso delle cause fisiologiche, delle cause empiriche che spiegano il movimento del braccio, ma che cos'è il movimento in sé e che cos'è quella forza
che io sento dentro di me quando io dico io voglio muovere il braccio, questo la scienza non potrà mai conoscerlo, d'accordo? Quindi io scopro un livello metafisico, un livello idealistico, e non attraverso l'intellettualismo, ma attraverso l'esperienza, cioè un livello metafisico, un livello idealistico che viene svelato semplicemente dall'esperienza che io faccio quando scandaglio il mio corpo in quanto io, in quanto autocoscienza. Allora mi trovo a conoscere questa realtà, questo fondo idealistico, la vera realtà dell'universo che è la volontà. Lui la chiama volontà, attenzione, Schopenhauer, però bisogna anche capire un po' che cosa significa questo termine e perché lui usa questo termine volontà. La chiama volontà semplicemente perché questo noumeno, questa cosa in sé, io la posso scoprire con l'esperienza non all'interno di altri oggetti diversi dal mio corpo, ma all'interno del mio corpo. Io considero il mio corpo come un io, come un'autocoscienza e scopro che nel mio corpo c'è una volontà, una forza che non può essere spiegata meccanicamente, che non è niente di materiale. La forza, è l'energia che mi fa dire voglio muovere il braccio quando il braccio si muove. Molti hanno detto che Schopenhauer sostituisce l'io penso kantiano con l'io voglio. E infatti, come vedremo nella successiva lezione, perché chiariremo alcuni aspetti che spesso vengono travisati o vengono occultati nella filosofia di Schopenhauer. Schopenhauer dà scarsissima attenzione al pensiero, d'accordo all'intelletto. Per lui il pensiero, l'intelletto umano, l'intelletto o la libertà sono tutte cose che sono soggette alla volontà. Quindi Schopenhauer è assolutamente contrario all'intellettualismo. Per lui il pensiero, la razionalità, l'autocoscienza, l'intelletto sono tutte cose che sono governate dalla volontà, anzi sono degli epifenomeni, delle conseguenze secondarie della volontà. Ma questo lo spiegheremo meglio nella prossima lezione. Quindi non è il pensiero, non è propriamente l'intelletto che fa muovere il mio corpo, ma è un qualcosa che io chiamo volontà, perché il mio corpo si muove nel momento in cui io dico o penso voglio muovere il corpo. Quindi io stesso sono il noumeno. Io sono una via di accesso privilegiata al noumeno, io stesso sono la cosa in sé. Io trovo il noumeno al mio interno, capisco che esiste un fondo idealistico, metafisico della realtà, capisco che la cosa in sé, anche se non riuscirò mai a definirla e a conoscerla bene, capisco che la cosa in sé, il noumeno, esiste all'interno di me. E Kant non ha pensato a questa possibilità di accesso al noumeno. Lui ha detto che all'interno c'è intellettualisticamente l'io penso, no? Vi ricordate l'io penso, l'autocoscienza come principio che unifica tutte le mie attività mentali, ma secondo Schopenhauer è sbagliato. Io come autocoscienza non sono un io penso, non sono un intelletto libero, non esiste una libertà. Vedremo che Schopenhauer, vedremo nella prossima lezione nel dettaglio, Schopenhauer è un determinista. Io sono soggetto alla necessità e questa volontà che ho in me è una volontà deterministica. Io non muovo il braccio davvero perché io voglio muovere il braccio, le due cose avvengono simultaneamente. Attenzione, nel momento in cui dico penso voglio muovere il braccio si muove, però attenzione, il braccio non si muove come effetto di una mia libera volontà, d'accordo, di un pensiero. Quindi Schopenhauer è contrario all'intellettualismo, non è un atto di volontà, non è l'intelletto, il pensiero come la res cogitans cartesiana che attraverso il libero arbitrio muove il braccio.
E la mia volontà di muovere il braccio è apparente, nel senso che io non ho una volontà libera, lo vedremo. Quello che io colgo dentro di me, la volontà di muovere il braccio, è soltanto una parte, una scheggia di una volontà cosmica. Quindi io penso di muovere liberamente il braccio, penso di volerlo muovere liberamente e penso che la volontà sia libera e che sia l'origine del movimento del braccio, ma invece la volontà che io trovo dentro di me, come vedremo, è soltanto una parte di una volontà cosmica. D'accordo? Io non riesco a cogliere la volontà al di fuori di me, riesco a coglierla soltanto dentro di me, ma non vuol dire che questa volontà, questo insieme di forze, di energie, questo idealismo alla base della realtà, non vuol dire che esista soltanto dentro di me. Io lo colgo dentro di me, non riesco a coglierlo all'interno di altri oggetti. Quindi la volontà, il mio io, la mia autocoscienza apparentemente libera, la mia volontà apparentemente libera, coincide con il numeno. La mia volontà, il mio io, è un io voglio e non un io penso, d'accordo? Il mio io è la volontà, è la cosa in sé, il numeno, ma non è tutto il numeno. È una parte, un frammento di un numero, di una cosa in sé, di una volontà che, come vedremo, abbraccia tutto l'universo. E quindi io ho una via di accesso privilegiata alla volontà e capisco che esiste andando all'interno del mio corpo, ma la volontà esiste anche all'interno del corpo del sasso oppure all'interno dell'acqua del fiume, soltanto che io non posso sperimentare che la volontà esiste all'interno del sasso e all'interno dell'acqua del fiume. Io posso sperimentare soltanto ciò che ho all'interno di me. Per questo scopro che la volontà è in me, ma non significa che la volontà sia soltanto in me. La volontà in me è soltanto appunto un ingranaggio, una parte di una volontà universale. Quindi quando io dico penso, voglio muovere il braccio si muove, le due cose avvengono simultaneamente. Non è che il movimento del braccio sia un effetto di una mia presunta volontà libera, è una volontà cosmica che attraverso la mia volontà fa muovere il braccio, ma non sono veramente io come soggetto autonomo rispetto alla volontà cosmica. Lo vedremo meglio dopo. Comunque, insomma, io scopro dentro di me di avere questa forza, di avere questa volontà. Io stesso sono il numeno, io sono una via d'accesso privilegiata al numeno. Attenzione, a questo punto Schopenhauer fa un ragionamento di tipo analogico. Per analogia, io posso pensare che questa volontà che ho sperimentato con l'esperienza, che ho trovato per esperienza nel mio corpo, questo fondo metafisico della realtà, non esista appunto soltanto nel mio corpo, ma esista dovunque, esista all'interno di tutti i corpi. Quindi per analogia, attenzione, io posso pensare che anche il movimento del sasso o anche il movimento dell'acqua del fiume corrispondono a queste forze incomprensibili, irrazionali, che vanno al di là della materia, che io chiamo volontà, d'accordo? Fate attenzione, Schopenhauer non sta dicendo che il movimento del fiume o il movimento del sasso sia accompagnato da autocoscienza, è un movimento un po' diverso dal movimento del mio braccio, ma semplicemente per questo, cioè che il sasso non sa di muoversi, così come l'acqua del fiume non sa di muoversi, cioè il movimento o tutto ciò che la volontà fa all'interno dell'acqua del fiume non è accompagnato da un'autocoscienza da parte dell'acqua del fiume. Ma è soltanto questa la differenza, mentre invece quando si muove il mio corpo io mi illudo con la mia autocoscienza, col mio pensiero, che il mio corpo l'abbia mosso io liberamente, perché ho questa volontà che io immagino sia libera, ma invece è necessitata e deterministica,
ma lo vedremo dopo, d'accordo? Quindi per analogia io posso universalizzare ciò che ho scoperto all'interno del mio corpo e pensare che tutte le forze fisiche in natura, il movimento inerziale, meccanico, ma anche l'elettricità, il magnetismo, la gravità, tutte le forze in natura ci sono delle forze, delle energie che non sono qualcosa di materiale e queste forze io complessivamente le posso chiamare volontà, d'accordo? Io trovo la volontà solo nel mio corpo, ma poi posso universalizzarla con un ragionamento analogico e pensare che dovunque vi siano delle forze che la scienza non può spiegare, vi sia una volontà. Quindi la volontà è unica. Secondo Schopenhauer la volontà è unica, è unitaria, esiste soltanto una volontà nell'universo che pervade tutto l'universo, che io scopro all'interno del mio corpo, ma che in realtà posso pensare esista all'interno di tutti i corpi, dovunque, che le particelle materiali non siano altro che una creazione, o meglio, un modo di manifestarsi di questa volontà che è la vera realtà, che è dappertutto, che è unica, che è unitaria. Quando io sperimento gli altri corpi fuori di me al modo della rappresentazione, io appunto rappresento questi corpi attraverso una sensazione tattile, una sensazione visiva, li colgo con la rappresentazione. Non posso andare all'interno di questi corpi per scoprire che anche all'interno di questi corpi esistono delle forze, esistono delle energie, esista quella che Schopenhauer chiama la volontà, un fondo ideale che rappresenta la vera realtà del mondo, che non è in prima battuta materiale, però poi io posso immaginare che così come ho trovato dentro di me questa forza che io chiamo volontà perché mi appare come una volontà libera di muovere il corpo, posso immaginare che analogicamente anche in tutti gli altri corpi esista una volontà del genere, anche quando io sperimento gli altri corpi con il tatto, cioè attraverso l'oggettività conoscitiva, io non posso rilevare in questi corpi la volontà, rilevo soltanto ciò che mi dice la rappresentazione. Esiste una volontà cosmica, una unitaria, che è la vera realtà di questo mondo. La scienza o la conoscenza comune può soltanto dirmi come si muove il mio corpo, quali sono le cause, ripeto, fisiologiche del movimento del corpo, ma le cause del movimento non devono essere confuse con la natura della volontà. La scienza non può dire niente su che cos'è questa volontà, può dirmi come si manifestano e quali sono le cause empiriche della manifestazione di queste forze, nella natura di queste energie, del movimento inerziale, del movimento apparentemente volontario del mio corpo, del movimento tra due magneti e così via. Ma non può la scienza in nessun modo spiegare che cos'è questo movimento, che cos'è questa forza. La scienza può studiare solo le manifestazioni empiriche di questa forza, ma non che cos'è questa forza. La scienza non potrà mai dire che cos'è la volontà. Ci sono cose quindi che sono sottratte alla scienza, anche se abbiamo detto Schopenhauer crede nella scienza, la scienza funziona. La scienza ad un certo livello interpreta correttamente la realtà, ma a un certo punto la scienza si deve fermare. Anzi, proprio per non cadere nel dogmatismo o nell'irrazionalismo, la scienza deve ammettere che vi siano queste forze nella natura, deve ammettere che esistono cose che la scienza non può assolutamente comprendere, non può studiare. Schopenhauer non è contro la scienza, lui dice che la scienza, se è veramente scienza, deve ammettere che ha un limite e la scienza deve anche aprirsi, proprio aprirsi alla considerazione filosofica. Anzi, Schopenhauer dice che questo ragionamento filosofico che mi porta a dire che esiste una volontà incomprensibile, oscura, irrazionale, al di là dei nessi meccanici tra gli oggetti materiali,
questo ragionamento filosofico può essere utilmente integrato alla scienza. La scienza può trovare, capite, delle suggestioni, dei suggerimenti per ulteriori scoperte scientifiche, accettando che vi sia qualcosa che va al di là della scienza e che la scienza non potrà mai studiare. Lungi dal contrapporsi alla scienza, la filosofia, che quindi per Schopenhauer ha ancora un valore conoscitivo, non tutto viene conosciuto dalla scienza, la filosofia deve essere accettata dagli scienziati proprio come utile integrazione alle scoperte scientifiche. Che cosa sappiamo di questa volontà? Questa volontà è una forza, ma questa volontà è una forza oscura, una forza irrazionale. Non potremo mai sapere che cos'è davvero questa volontà. Noi sappiamo che esiste, l'abbiamo sperimentata all'interno del nostro corpo. Capiamo che vi sono delle forze che generano e muovono la materia, forze che non sono materiali, sono un fondo idealistico, metafisico, ma qualcosa di oscuro, di irrazionale. Noi non potremo mai capire che cos'è la volontà. Quindi possiamo trovarla, vedere che esiste, ma possiamo comprenderla nelle sue manifestazioni, nei suoi scopi fino ad un certo punto. Conosciamo che esiste la volontà, conosciamo delle cose, adesso vedremo, delle qualità, delle caratteristiche della volontà, ma non potremo mai sapere esattamente che cosa la volontà è in sé, perché questa conoscenza ci è preclusa. La volontà è qualcosa di inquietante, qualcosa di oscuro, qualcosa di irrazionale. La volontà sembra non avere un fine. La volontà è cieca, non ha un fine nel senso del finalismo tradizionale, però in realtà uno scopo ce l'ha, è solo quella di conservare se stessa. La volontà è pronta a tutto semplicemente per conservare se stessa, per autoaffermarsi. La volontà cerca sempre di conservare se stessa, di trionfare nell'universo, di spadroneggiare dovunque, di imporsi, di dominare, di autoperpetuarsi. Per fare questo utilizza una strategia astuta che è esattamente come diceva Leopardi, c'è una coincidenza molto forte tra le due filosofie di Schopenhauer e Leopardi. La natura, per conservare se stessa, si disinteressa totalmente delle sue oggettivazioni, degli oggetti che questa volontà in qualche modo crea, o meglio in cui questa volontà si presenta. Non ha nessun interesse alla felicità, al bene, alla condizione degli oggetti materiali, d'accordo? La volontà è totalmente neutrale, è totalmente disinteressata, crea gli oggetti, così come gli esseri umani, soltanto perché le servono a realizzare questo suo ribollire universale, questo suo autoperpetuarsi cieco e assolutamente senza un fine, senza uno scopo, senza il raggiungimento di qualcosa che si evolve, che in qualche modo raggiunge uno stadio successivo rispetto a uno stadio precedente. Quindi la volontà si oggettivizza, la volontà si presenta nel mondo attraverso le oggettivazioni. Siamo in un sistema panteistico, da un certo punto di vista non molto differente da quello di Hegel o quello di Spinoza, semplicemente Spinoza e Hegel avevano una visione intellettualistica, finalistica e ottimistica della natura e in qualche modo pensavano che la natura fosse razionale, in qualche modo fosse trasparente, fosse conoscibile, e invece la natura ha alla base questa forza di cui noi non conosceremo mai bene le caratteristiche. Però esattamente come Spinoza e Hegel, anche nella filosofia di Schopenhauer troviamo un fortissimo determinismo. Non esiste la libertà umana, come spiegheremo nella prossima lezione. Quando io dico io voglio muovere il braccio si muove. Questa mia volontà non è libera,
questa mia volontà è soltanto apparente, io la chiamo volontà perché il braccio si muove contemporaneamente al pensiero, all'atto mentale, voglio che il braccio si muova, ma non è l'atto mentale, non è il pensiero, non è l'intelletto che è la vera causa del movimento del braccio. La volontà cosmica universale, di cui io sono soltanto un'oggettivazione, tira i fili come se io fossi un burattino e muove al mio posto il braccio, al mio posto. In realtà io sono un'oggettivazione, faccio parte della volontà. Si tratta di un unico mondo, quindi le oggettivazioni di oggetti materiali, compreso il mio corpo, non sono altro che la volontà. La volontà si specifica, d'accordo? Non dico si trasforma, si presenta, si specifica, si oggettivizza attraverso gli oggetti materiali, attraverso appunto le sue oggettivazioni. Quindi la volontà panteisticamente, come Spinoza, non crea nulla fuori di sé, diverso da sé, separato da sé. La volontà crea, si fa per dire, degli oggetti che sono sempre interni alla volontà stessa, panteisticamente. Le oggettivazioni della volontà sono la volontà stessa, sono la modalità, gli accidenti con cui la volontà si presenta. La volontà crea gli oggetti materiali, cioè si presenta come oggettivazione materiale attraverso le idee. Questo passaggio potrebbe non essere chiaro. C'è un mediatore, secondo Schopenhauer, tra la volontà cosmica e le sue oggettivazioni, gli oggetti materiali, cioè le idee. Cioè ci sono degli archetipi, dei modelli un po' simili alle idee forme platoniche, però a differenza delle idee forme platoniche non sono oggetti ontologici, sovrasensibili, spirituali, eccetera. Le idee della volontà sono semplicemente appunto le forze fisiche note, le forze fisiche, ma anche le leggi deterministiche di queste forze fisiche, le leggi naturali che possono essere anche determinate dalle scienze sperimentali, le leggi naturali con cui si presentano queste forze, come il movimento, la gravità, eccetera. Attraverso queste forze naturali che Schopenhauer chiama idee, le volontà si presentano nelle loro oggettivazioni. Come generano, come la volontà si specifica nelle oggettivazioni? In maniera molto furba abbiamo visto che la volontà ha un solo scopo, è cieca, è irrazionale, però è astuta. La volontà vuole soltanto conservare se stessa, la volontà vuole soltanto autoperpetuarsi, dominare, spadroneggiare e governare totalmente il mondo, l'universo. Allora che fa furbamente? Crea le oggettivazioni, però le crea in sovrannumero, cioè sono più di quello che la materia limitata, lo spazio limitato possa contenere. Perché furbamente e astutamente la volontà crea gli oggetti materiali, meglio si specifica in oggettivazioni materiali che sono troppe, che non possono stare tutte insieme all'interno dello spazio? Perché molto abilmente la volontà crea le oggettivazioni con il solo scopo di distruggerle. La forza della natura è creativa, ma alla creazione corrisponde la distruzione. La caratteristica fondamentale della natura, e questo lo vediamo esattamente anche nei leopardi, dicono la stessa cosa i due pensatori, è la distruzione. È il fatto che qualunque cosa non viene oggettivata dalla volontà per essere eterna, per avere un fine, per avere uno scopo, per andare incontro a una felicità. Tutte le cose, le emanazioni, le oggettivazioni della volontà, compresi gli individui umani, e questo rende triste, ovviamente pessimistica e sofferente la condizione umana, vengono creati, vengono emanati, vengono oggettivati dalla volontà in sovrannumero in modo tale che si combattano l'un l'altro e si distruggano, d'accordo? Quindi tutto è destinato alla distruzione e, come dice Schopenhauer, la volontà è come Crono, come Saturno, che crea i suoi figli per poi mangiarseli, per poi distruggere. Il motivo per cui la volontà crea
o meglio si specifica nelle oggettivazioni degli oggetti materiali, è semplicemente perché la volontà vuole che quegli oggetti materiali ben presto si combattano tra di loro in un regime di guerra e di scontro permanente in cui prevale la distruzione. La condizione umana, la condizione dell'universo, una condizione desolante di continua distruzione che provoca sofferenza, di continue illusioni. Vedremo nelle prossime lezioni come la volontà ci riempie di illusioni, di desideri, il più forte dei quali è il desiderio sessuale, per incitarci a vivere, perché vivere è cercare di realizzare i nostri bisogni, i nostri desideri, a volte vani, inutili, serve ad accelerare quel processo di distruzione tra noi, cioè quel processo di distruzione tra tutte le oggettivazioni della volontà. La volontà vuole la guerra, il conflitto, la distruzione, l'autodistruzione continua delle oggettivazioni che emana. Proprio per questo le emana, affinché si distruggano tra di loro. Ne emana troppe in maniera sovrabbondante rispetto al limitato spazio della materia che può contenerle, e quindi necessariamente si distruggono, capite? Quindi se noi abbiamo una coscienza, se noi abbiamo un'autocoscienza, questo è soltanto per uno scherzo tragico di questa volontà oscura e irrazionale che Schopenhauer definisce proprio demoniaca. Il fondo, la vera realtà del mondo è qualcosa di assolutamente demoniaco, una forza oscura, irrazionale, che agisce solo per la distruzione di ciò che crea, in modo tale che, facendo distruggere gli oggetti che emana, la volontà potrà autoperpetuarsi, conservare se stessa, dominare facilmente il mondo. Quindi capite, potrebbe sorgere qui una sorta di teleologismo, no? Perché c'è la natura organica, ma c'è anche l'inorganico, quindi si crea a differenti livelli. La volontà crea l'inorganico, il non vitale, crea poi l'organico, il mondo organico si divide ovviamente in vegetali, in animali e in esseri umani. Quindi sembrerebbe esserci una teleologia, un finalismo intrinseco nella natura, come nella filosofia della natura di Schelling, oppure anche in Kant. Sembrerebbe che gli esseri umani siano il punto più alto, il fine della natura. Ma in realtà la differenza tra le varie oggettivazioni crea un finalismo che è soltanto apparente, d'accordo? Perché in realtà questo finalismo non è finalizzato, scusate il gioco di parole, a ottenere alcun tipo di scopo. Cosa significa? La volontà, forse avete già capito, crea le cose inorganiche, i metalli, i fiumi, le montagne, anche le cose inorganiche franeranno, si distruggeranno tra loro. Però capite che la velocità, la rapidità del contrasto tra le forze inorganiche è più scarsa rispetto alla rapidità con cui si distruggono le forme di vita. Quindi capite, in maniera furba, la volontà, se prima aveva considerato soltanto forme di vita inorganica, crea i vegetali, gli animali e poi gli uomini, gli esseri umani, perché sa che a differenza delle montagne e dei fiumi, gli animali o gli esseri umani si scontrano in maniera molto più rapida, in maniera molto più distruttiva, e la distruzione, l'autodistruzione degli esseri umani, degli animali rispetto agli oggetti inorganici è molto più rapida, molto più sicura, molto più completa, capite? Quindi è praticamente uno scherzo, cioè uno scherzo della volontà, cioè noi non dovremmo ringraziare Dio per avere una coscienza, un'autocoscienza
mentre altri esseri non ce l'hanno, perché questa coscienza, questa autocoscienza, capite, è più che altro il frutto di una forma demoniaca, di un Dio cattivo, perché la volontà ci mette dentro, capite, i sentimenti, la coscienza, l'autocoscienza, il pensiero, ma anche il bisogno, i desideri, i sentimenti, solamente, capite, perché utilizza queste cose come strumento per farci distruggere, autodistruggere, combattere tra di noi, sorge l'invidia, sorge l'innamoramento, sorge il desiderio di accaparramento, cioè tutte queste cose, queste facoltà superiori per cui l'uomo si vanta, ha una coscienza, un pensiero, ha una sensibilità dei sentimenti, l'uomo si vanta, ma in realtà, capite, la volontà ce le ha messe dentro, ci ha creato così, perché queste caratteristiche, il pensiero, la coscienza e i sentimenti, fanno sì che gli esseri umani si autodistruggano in maniera più rapida, più sicura, più veloce rispetto a coloro che non hanno l'autocoscienza. La volontà sta anche nel sasso, ma il sasso non sa che si muove perché c'è la volontà cosmica che ci fa muovere. Noi, se siamo filosofi come Schopenhauer, capiamo la verità, capiamo che ci muoviamo, andiamo verso una realizzazione di un bisogno, cerchiamo di colmare un desiderio, di realizzare un obiettivo, esclusivamente perché questi sono strumenti, cioè sono abili marchingegni con cui la volontà riesce a farci scontrare tra di noi e ad autodistruggerci più velocemente, senza avere nessun tipo di considerazione per l'essere umano, per il suo benessere, ma ci crea apposta dotati di ragione, di coscienza e di pensiero affinché noi possiamo autodistruggerci, però contemporaneamente in questo modo noi proviamo sofferenza, ma la volontà è del tutto indifferente alla nostra sofferenza. La sofferenza, capite, è una conseguenza secondaria non importante dal punto di vista della volontà. La volontà vuole che noi ci autodistruggiamo nella maniera più rapida e completa possibile. Per farlo ci mette dentro dei desideri, un pensiero, un'autocoscienza, ma se noi siamo buoni filosofi capiamo che queste cose servono ad autodistruggerci e quindi la condizione umana è di continua sofferenza. La sofferenza che deriva dal bisogno, dal desiderio, lo vedremo la prossima lezione, serve proprio alla volontà per far sì che noi ci autodistruggiamo e quindi sulle nostre ceneri, sulla nostra morte, trionfa il dominio della volontà. Quindi una visione totalmente pessimistica del mondo della condizione umana che ovviamente somiglia moltissimo a quella di Leopardi. Secondo Leopardi la natura ci illude soprattutto quando siamo giovani, sani, ingenui, inesperti, con i desideri corporei, con le vanità mondane e così via, ma queste cose in realtà servono alla natura che è del tutto indifferente nei nostri confronti, semplicemente per portare avanti un processo di distruzione, di autodistruzione che non ha nessuno scopo, che non ha nessun significato. L'unica differenza da Schopenhauer e Leopardi è che ciò che Leopardi attribuisce ad una natura materiale, perché Leopardi è un materialista, Schopenhauer lo attribuisce a un fondo idealistico, a questa volontà demoniaca, a questa volontà ribollente, idealistica che noi non riusciamo a capire più di tanto nella sua natura, non sappiamo da dove è venuta, non sappiamo come è fatta, non sappiamo bene come è strutturata, però quindi vedete nessun finalismo, il finalismo è soltanto apparente. Noi raggiungiamo dei fini a differenza degli animali, o siamo consapevoli di certe cose a differenza dei vegetali o a differenza degli esseri organici, ma questo presunto finalismo, questa nostra presunta, questa nostra consapevolezza, questa nostra illusione di essere liberi, sono soltanto, come abbiamo visto, dei trucchi che la volontà ha ideato per ottenere l'unico scopo che la volontà vuole,
cioè il fatto che noi ci autodistruggiamo, soffriamo nell'autodistruggersi e se anche ci va bene per un certo punto della vita, poi ci sarà l'invecchiamento e la morte senza alcuna sopravvivenza alla morte. Quindi la nostra stessa esistenza è un tragico scherzo di questo fondo demoniaco, di questa sorta di volontà demoniaca che governa l'universo che non ha alcuno scopo. La nostra autodistruzione, la nostra conflittualità, la nostra vanità, il nostro desiderio di raggiungere, di soddisfare i desideri, di soddisfare dei bisogni, è soltanto finalizzato alla nostra autodistruzione affinché la volontà sulla nostra autodistruzione fondi in maniera più sicura il suo dominio. Se il nostro pensiero, la nostra ragione e il modo con cui la applichiamo ci crea inevitabilmente sofferenza, questo alla volontà non interessa, che la volontà vuole solo che noi nasciamo per poi soffrire, morire, per portare avanti all'infinito questo ciclo di distruzione desolante della natura. Questo è tutto ciò che noi possiamo capire, che noi possiamo comprendere della volontà. La volontà, dice Schopenhauer, è cieca, è irrazionale, è senza scopo, è incomprensibile per noi, però in realtà Schopenhauer dice della volontà più cose di quello che sembrerebbe lui ammettere. Noi sappiamo che la volontà ha uno scopo, è uno scopo che potrebbe identificarsi con la mancanza di scopo, con la mancanza di scopi particolari. Lo scopo è semplicemente quello di autoperpetuarsi e di continuare a dominare come appunto come un fondo irrazionale e deterministico e distruttivo senza senso dell'universo. Questa è la volontà. Vedremo nella prossima lezione come si traduce, vi ho già anticipato qualcosa, come si traduce questa volontà e queste sue caratteristiche, una volontà unica, unitaria, che corrisponde a tutto ciò che esiste e si manifesta, si estrinseca, si oggettivizza nei corpi materiali, ma i corpi materiali non sono altro, capite, che degli accidenti, delle modalità con cui la volontà si presenta. Vedremo la prossima volta a livello di condizione umana, e a parte l'ho già anticipato, pessimisticamente come si traduce questo dominio della volontà, che cosa produce a livello umano, e vedremo poi se noi possiamo uscire da questo dominio della volontà, perché c'è un finale ottimistico a sorpresa. Schopenhauer dirà che ci sono delle vie di liberazione per potersi sottrarre al dominio della volontà. Lo vedremo nelle ultime due lezioni. Spero di non essere stato troppo ripetitivo. Se sono stato un po' ridondante, prolisso e ripetitivo è perché ho cercato di spiegarmi meglio. Va bene, mettiamola così. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Spero che seguiate anche le ultime due lezioni di Schopenhauer e le tante altre lezioni sui tanti altri argomenti, sia di filosofia sia di storia del programma del triennio superiore. Vi ringrazio, arrivederci.